Ben ritrovati a tutti, ci siamo, giovedì 11 aprile del 2024, è il giorno di partita, è il giorno di Milan-Roma, l'andata dei quarti di finale di Europa League alle 21 a San Siro. Si fa sul serio dopo aver probabilmente passato un mesetto no, ma poco meno ad aspettare che insomma potesse arrivare questa seconda parte di aprile che sarà particolarmente spartiacque per il futuro del Milan. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Dai, ci siamo per davvero, si gioca oggi, si gioca da giovedì, domani ci sono incontri importanti, anche oggi, in quel di casa Milan, ma non solo, insomma, si prova un po' a delineare quello che sarà il nostro prossimo futuro, quindi tanto noi al massimo lo raccontiamo, quindi non è che ne possiamo fare. Quindi ci sediamo e lo racconteremo. Sì, allora l'imminente futuro vede tanti like a questo video, cioè proprio il futuro più prossimo, quindi noi quando l'avremo finito Questa di è un po' troppo registrare, semplice per Henry. pubblicato, grazie per l'assist, Mh. dovremo vedere almeno 1000 mi piace, quindi cliccate tutti il pollicione all'insù, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, cliccate la campanella per le notifiche e lasciate invece un commento qua sotto, diteci la vostra sulla partita, sul periodo, insomma su tutto quello che sta accadendo. Per quanto riguarda il periodo, sì, mo ci siamo, cioè si entra nel vivo, si entra nel periodo che deciderà se questa stagione è una stagione insufficiente, se questa stagione è una stagione normale, positiva, buona, fallimentare, insomma le prossime 4, 5 partite, diranno tanto sia su questa stagione che poi credo su quello che sarà il futuro, perché da quel che sembra parte, insomma, delle prossime partite, parte del prossimo futuro sarà anche molto influente su quello che sarà l'anno prossimo del Milan o comunque l'estate o comunque i prossimi step, ecco. Quindi vedremo e questa sera bisogna partire bene, si può partire bene secondo me, ma bisogna farlo, cioè le cose si possono sia dire, pensare, ma poi bisogna metterle in pratica e quindi speriamo che si possa partire con una bella vittoria a San Siro per indirizzare la qualificazione. Partiamo godendocela. Come scrive la Mh. Gazzetta dello Sport, San Siro alle 21 andata ai quarti di Europa League. Il derby tricolore promette un gioco di qualità, la notte di Pioli e De Rossi devono ingabbiare Dybala, Lukaku, Giroud, Leao. O al massimo al contrario, cioè esaltarli, quindi visto che c'è la doppia chance, diciamo. A proposito, i predestinati della panchina, libri, studio, tatto, Pioli conquista con la forza della normalità, via il fantasma di Mourinho, ora De Rossi, il vero gladiatore. Non sto facendo questo paragone, cioè è un po' ardito, però mi ricordo a molti anni fa, più di 20 anni fa, una semifinale di Champions League dove si diceva: "Chi vince sta, chi perde se ne va", dei 2 allenatori, tant'è che Carlo Ancelotti si infuriò per un qualcosa di simile, cioè, però credo proprio con Gazzetta, non vorrei dire una cavolata, con un titolo un po' così, sul fatto che chi dei 2 usciva dalla semifinale sarebbe uscito anche dalla panchina della rispettiva squadra. Mh. Ma detto ciò, c'è una forte possibilità che comunque questo quarto di finale un po' indichi il futuro dei 2 allenatori, quindi chi riesce dei 2 a sopravvivere e andare avanti, probabilmente riesce anche a sopravvivere l'anno prossimo. "Sopravvivere" tra Ma io virgolette, ovviamente. ma io credo che in realtà questa cosa paradossalmente sia più vera per Pioli che per De Rossi, nel Mh. senso che Pioli è veramente aggrappato a questa coppa, a questa competizione, all'andare in semifinale, provare ad andare a giocarsela poi eventualmente a Dublino. È veramente ancorato all'unico appiglio rimasto, nonostante comunque un discreto, non buono, un discreto cammino in campionato, però per salvare la stagione bisogna arrivare in fondo all'Europa League. De Rossi credo che abbia come obiettivo primario il tornare in Champions League, cioè il qualificare la Roma in Champions League, quindi non so quanto sia, come dire, determinante questa Europa League per la Roma. Cioè la Roma comunque sta facendo un buon cammino, avrà un percorso difficile in campionato dopo le 2 sfide d'Europa League contro grandi squadre,
E penso che però, cioè, se De Rossi dopo il disastro di Mourinho dovesse riuscire a qualificare la Roma in Champions, parte del suo futuro dipenda forse più da quello che dall'Europa League, non lo so, me lo immagino. Quindi paradossalmente presumo che abbia più peso per Pioli questa sfida, proprio sul futuro, Vedremo. perché Rossi dovesse riuscire a fare o quarto o quinto e qualificare la Roma in Champions, dopo l'avvio che ha avuto con Mourinho, per me non dico che fa un mezzo miracolo, ma quasi, vincendo un derby, portando comunque la Roma ai quarti di Europa League, perché poi le 2 sfide col Brighton le devi passare e quindi sarebbe credo comunque un percorso più che dignitoso per lui. Non so, ho A l'impressione che proposito ho dimmi, l'impressione dimmi. che per Pioli dipenda di più. A proposito di futuro, tra poco ne parliamo perché oggi arriva a Milano Gianni Cardinale. Ci sono una serie di incontri da raccontare. C'è un incontro forse per certi versi anche più significativo domani, non a Milano invece, per Gianni Cardinale e ne parliamo tra poco. Eh, Prima volevo fare un piccolo strapparti un sorriso, Henry. Non so se tu eri abituale lettore di Gazzetta, ma a me è sempre strappato un sorriso questo. Quando si cercava di fare la tattica con i campetti, con i giocatori che andavano più o meno da tutte le parti. Questo è l'attacco del Milan Sì, contro la me ne difesa della ricordo Roma. tanti, sì. Questo è Lukaku che può andare praticamente ovunque, quindi. Però mi ha sempre fatto un po' sorridere. Ma vabbè, scherzi a parte. Andiamo a vedere il campetto, quello vero e proprio, cioè la probabile formazione. Megnani in porta, Calabria, ciao! Che sembra aver sopravanzato Kier, anche se il ballottaggio è un po' aperto, ma rispetto a un paio di giorni fa e anche in parte a ieri, la bilancia pende di più verso il tedesco. Sì, ma anche Con ieri già c'erano più voci su Ciao, eh. Su ciao. Gabbia in mezzo a lui, con Teo Hernandez a sinistra, poi va bene, insomma, la nostra è sempre quella. Benacer, Reinders, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao e Olivier Giroud. Dall'altra parte Svilar con Spinazzola a sinistra, Selic a destra, Smalling e Mancini sono i due centrali. Poi anche qui è super confermata rispetto alla vigilia, quindi con Pellegrini, Paredes, Cristante, Dybala, Lukaku e Shaarawy. Ehm, Tra l'altro ieri avevamo avuto in collegamento il collega Andrea Di Carlo di Radio Romanista che aveva anche ipotizzato una possibile difesa a 3, quindi con anche Llorente dentro, però era veramente per me un modo per buttare un pochino di fumo, di nebbia sulla formazione. Credo che si andrà con questo 4-3-3 un po' ibrido, chiamiamolo così, con Dybala che sarà sia a destra, ma insomma, verrà un pochino più in mezzo, con Pellegrini che parte a mezz'ala di sinistra, ma anche lui verrà un pochino più verso il centro. Insomma, Ma sarà un sì, po'. non esistono più le posizioni, direttore, ce lo dimostrano continuamente tutti gli allenatori, cioè si parte da uno schema, poi i giocatori vanno un po' ovunque. Il calcio ormai è liquido, il calcio ormai è liquido, non c'è più staticità, cioè c'è dinamicità. I giocatori si muovono, vanno ovunque, i terzini entrano, i centrali salgono, i mediani scendono, gli esterni si incrociano, insomma il calcio Ale, ormai è così. pensa, ci sono anche i portieri che escono a caso, ma quello solo a Sì, Parigi. ecco, infatti cioè avrei voluto poi in chiusura magari parlare anche di quello. No, no. Ma no, dai, povero. No, no, ma perché mi Eh, viene detto e sentiamo un giorno sì l'altro pure che un portiere non sposta niente, uno vale l'altro, no, capito? sì. Quindi, cioè, sai, poi vedi un quarto di finale di Champions League in cui il portiere costa probabilmente, adesso non lo so, vediamo il ritorno, la qualificazione alla sua squadra, e io la ricalibrerei un pochino questa definizione che i portieri non spostano e uno vale l'altro, son tutti piuttosto sostituibili. Piani di Cardinale. Allora, chiudiamo con questo. Giornata a Milano tra Stadio Under 23, poi vedrà Comolli. Allora, a parte che era stato raccontato una versione un po' strana di Comolli, nel senso sembrava un parvenu comparso così a caso, particolarmente strano, un'idea vecchia, ma vabbè, insomma, lasciamo perdere. No, no. Capito niente, però vabbè. No, ma infatti, scusate, qui davvero scusate, mi stavo lanciando, ma mi sarei probabilmente pentito 30 secondi dopo. Detto ciò,
Ci ho detto niente, non ho detto niente, che hai detto ciò. Cardinale oggi a Milano vede la dirigenza, vede Zlatan Ibrahimovic, si fa aggiornare sullo stadio, tra l'altro in contemporanea noi e il Consiglio Comunale di San Donato, uno gioca, cioè il Milan, l'altro dovrebbe respingere la mozione finale contraria che farebbe partire poi la lettera per l'accordo di programma tra domani e settimana prossima, quindi ci giochiamo un po' su un doppio campo stasera il nostro futuro. E soprattutto Cardinale domani, però non a Milano, dovrebbe vedere Ah, Comolli, che, lo ricordiamo, è presidente del Tolosa che è di proprietà di Redbird che però starebbe cedendo il Tolosa e lo starebbe cedendo al gruppo Fenway, che è il proprietario del Liverpool. Chi ha una partecipazione in Fenway? Proprio Redbird. Ok? Quindi per capire un po' anche il futuro e nel caso dove andarlo a collocare, perché in questo momento con anche il molto 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 possibile ingresso di Kirovski come non so neanche come definirlo, come direttore sportivo della squadra Under 23 con Bonera allenatore, con Ibra, con Forlani, con Moncada, con Dottavio, ecco, trovare uno spazio dove poter realmente operare non sarebbe semplice al momento. Sarebbe da ricalibrare magari se tutti dovessero restare al loro posto, quantomeno dovrebbero ricalibrare il loro peso nel Milan per creare quella sorta di spazio operativo per una nuova figura come quella di Comolli. Quindi magari lo stesso Forlani che perde qualsiasi tipo di, tra virgolette, contatto con la parte sportiva, come magari invece poteva essere quest'estate, e Comolli prende anche quella parte, oppure Zlatan Ibrahimovic che va a condividere con Comolli alcune scelte, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, il nostro futuro passa molto da questi 2 o 3 giorni, Henry. sì, anche dal punto di vista societario, sono decisioni non semplici da prendere e anche perché si parla di persone, di dare più o meno potere a persone, di Mm. cambiare eventualmente e nuovamente la struttura e la sovrastruttura rispetto al Milan, quindi, immagino non sia semplice, però d'altronde Cardinale è stato molto chiaro ed è forse l'unica intervista in cui gli son state poste delle domande live e ha risposto, non dico d'impulso, ma quasi, cioè, si sente la sua voce proferire certe parole, cioè: "Io e Ibra non siamo contenti, Ibra è una mia sorta di estensione, vogliamo evolvere." E quelle son le parole del proprietario. E quindi ci affidiamo a quelle, nonostante poi magari le parole di Furlani o di Scaroni nel corso del tempo siano state a volte, no, anche in controtendenza o proprio in opposto rispetto a quelle di Cardinale, comunque cioè, chi è in cima alla piramide in questo momento è lui, Mhm. quindi bisogna, tra virgolette, "far fede alle sue" di parole. Posto che non dimentichiamoci una cosa, abbiam parlato dello stadio, di questi cambiamenti societari, il futuro della stagione che si decide, il futuro della stagione sportiva che influirà anche magari sulla scelta del prossimo allenatore. In tutto questo calderone c'è ancora un'inchiesta aperta che, voglio dire, se ne sta parlando un po' meno ultimamente, però, cioè, esiste come cosa. Sì, va Quindi chiusa. cosa? Va chiusa, cioè in un modo o Eh. nell'altro. Esattamente. Quindi, sono settimane, giorni, ore, ti direi importanti, lato stadio, lato campo, lato dirigenza, lato proprietà, lato giudiziario, cioè da tutti i punti di vista sarà una primavera molto calda, speriamo anche in tutti i sensi, perché ieri ha diluviato tutto il giorno ed erano 3 gradi col vento e quindi, me lo sarei evitato. Henry, grazie. Noi ci ritroviamo tra poco alle 11 con Chiama Milan, 13 lanci, 16 talk e 23, come al solito, il post partita di quest'oggi. Buona giornata. Ciao, buona giornata a tutti e buona partita per stasera. Ciao.